Ma quale banda la Maiana? No, no, no. De sta Maiani che non c'era nessuno. Basta avere i soldi, ma io non ce l'ho, e li rubi, li rapini, ci portavamo la fama dal carcere noi. Sono uno che si aspettava la rivolverata, no? Montagne di hashish, fusti pieni di roba, cocaina. Qualche giorno fa è uscita la notizia della tua morte. Ti puoi confermare? Che non sono morto? Conferma di così. Invece sono 3 categorie dannose in Italia: avvocati, magistrati e giornalisti. Perché voi non pagate mai, Qualche giorno fa è uscita la notizia della tua morte. Sì. Ci puoi confermare? Che non sono morto? Conferma di così. Ha creato allarmismo nella famiglia, nei miei amici, nella gente che mi ha voluto. E da una parte c'è stata la positività che sono risorto. Quei giornalisti che avevano il mio numero di telefono, fare un tentativo. 2 lo hanno fatto tra i tuoi colleghi. Hanno chiamato, mi hanno detto: sei vivo? Sì, sono vivo. Ho acceso il telefonino e la prima telefonata è mia figlia da Roma, che appena io rispondo mi dice: papà, ma allora sei vivo? Ma io dico: ma che sei? Ma certo che sono vivo, insomma, i pianti, i cosi. Io, per me ci sono 3 categorie dannose in Italia: avvocati, magistrati e giornalisti. Perché voi non pagate mai, Io sono d'origine abruzzese, nato in un piccolo paesello dell'Abruzzo, dove non c'erano televisione, l'acqua bisognava andare alla fontana, il gas, la luce, non esisteva niente. Giustamente la famiglia dice: qui se morimmo di fame volevamo andare a Roma. E a Roma andiamo a abitare a San Basilio. Mio padre, che si continuava a fare il mazzo tanto, la sera però sempre il solito piatto di minestra col dato star, quelle cose così. Da un'altra parte io vedevo il gruppo di persone che si alzava quando gli pareva, bei vestiti, macchine e soldi in tasca. Quando io ho capito la situazione, ho lanciato l'ideale mollitina in aria. Ho detto: se vi a testa mi butto con quelle, se no mi vado appresso a mio padre. Quello che è cascato è inutile che te lo dica. Vedi com'è bella Roma, luccichini, che ci ho, basta avere i soldi, ma io non ce l'ho, e li rubi, li rapini, li fai. Io ho iniziato lì con altri miei amichetti, piccoli furtarelli, lambrette, macchine. La seconda volta mi ho rubato una macchina. Io non avevo mai portato una macchina. La prima macchina che hai portato era rubata? Rubata, certo. Ti ricordi la prima volta che hai preso una pistola? Quando ho iniziato a fare rapine, 21 anni. E io sai perché mi porto dietro il soprannome a Cattone? La prima volta che sono entrato nel carcere di minorile di Porta Portese avevo 14 anni, poco più. Ma potevo arrestare pure prima, perché la lambretta avevo rubata quando ce n'avevo 13. C'era un giovane agente della polizia penitenziaria che mi dice: ma stai sempre a leggere? Ti portare un po' dei libri dei miei? Ho portato Moravia, Miller, Pavese e Pasolini. Io leggo, questo parla della borgata. Lei, mentre leggevo, dicevo: l'immortale, ma questo cos'era pure della borgata, pure lui, di San Basilio, perché lui abitava, ha abitato anche a San Basilio. E quindi io, quando sono uscito, cercavo qualsiasi cosa di Pasolini, perché mi aveva affascinato. Quando fecero il film L'Accattone e arrivò al Pidocchietto di San Basilio, io prima andammo con tutti gli amici, ma io continuai ad andarci fino a che non finirono e ci stavo inchiodato. E allora gli amici miei prima hanno cominciato col chiamarmi Franco Citti, a farci la borgataro, i capelli, e poi sto Franco Citti l'hanno tramutato in Accattone. Il termine bande della Magliana è un po' una cosa giornalistica. Non vi siete mai chiamati voi così? No, ma quale banda la Magliana? No. De sta Magliana che non c'era nessuno. Perché sì, abitavano a Magliana, ma in realtà venivano dal Tupello, da Ostia, la maggior parte. Ci portavamo la fama dal carcere noi. Gente che comunque dimostrava di avere una marcia in più. Tutta l'organizzazione è nata per cacciare, come si diceva, per Roma i romani. Nicolino faceva il doppio gioco. Nicolino Seris era il combutta col Cutolo. Entravano tutti, no? Non è che dice: andate a casa vostra. Entrate, ma passate prima da noi. Tu potevi portare un quintale di roba
quello che volevi, ma ce lo devi dire a noi, ti interessa? E noi naturalmente diciamo sì, abbiamo tutto noi, non ti preoccupare. Una volta sono entrato nel deposito dove c'era la roba, fusti così da detersivi, una marea piena, montagne di hashish, ti fusti pieni di roba, cocaina, una montagna di... Che cazzo è qua? Ma quando la finiamo questo? Ma che sapi per noi tutte? Con sti soldi, te che ci hai fatto? Mi sono magnati. Tu spari, ma non ti chiede se c'è sta uno di te che ti sta per sparare. Allora che metto da parte? Renato, quanti ce n'aveva? Non lo sapeva nemmeno lui. Bambolotto lo chiamavo io. Anzi, il pupet. 3 volte al giorno dal parrucchiere a pettinasse. Ma perché lui guardava lontano. Io non dovevo guardare lontano perché mi aspettava, c'era uno che si aspettava la rivolverata, no? Basta, non si arriva da nessuna parte. Della Orlandi ti posso dire, visto che io l'ho detto e l'ho ridetto, non succede niente perché ogni tanto si inserisce un'altra voce, ci sono altre. Io ho fatto il verbale, ho verbalizzato, ho dato le mie informazioni, si sono inseriti ancora chiacchiere. La magistratura se là facesse quello che gli pare. Fino a 2 settimane fa chi l'aveva rapita? Già. O no? Alieccia, sì. Poi non la rapita più. Io sto dicendo che c'entra i soldi. Segui i soldi. Gli stessi soldi che sono partiti dalla banda della Magliana, in questo caso De Pedis e non so quant'altri, perché io non c'ero, non gli avrei dato manco 200 al Vaticano. Oh, mi sarei mangiati fra di loro, si fanno imbrogli. Non c'è nessuna carta. Una botta sulla spalla. Quelli hanno fatto rapine, omicidi, cose, hanno rischiato l'ergastolo per pigliare i soldi. A questi di verità. E invece pensavano di risolverlo tutto con la cosa. Tu dici, ma che c'entra la ragazza? Giusto. Sparano a rosone e non tornano soldi. Impiccano Calvi, i soldi non ritornano. Lì allora avevano una sola chance. O fare una stesa dei cappelletti rosso sui marciapiedi di Roma, o prendono qualcosa che faceva risonanza. Io sto dall'altra parte, tant'è che c'ho Che Guevara tatuato sul braccio. Comunque, a parte questo, io dico che l'amicizia va oltre l'ideologia. Anche gli affari. Ma c'è tutto va oltre l'ideologia. Carminati era molto apprezzato e stimato all'interno della banda, soprattutto dai testaccini. Poi aggiungo una cosa che sto dicendo da anni. Quando hanno arrestato Carminati, sapete cosa ho scritto io? Che più di 5 anni non avrebbe fatto, perché era in conto nella banda. Mi trovi in una banda che ha fatto più di 5 anni? No. Ormai la banda si è trasformata in un'altra cosa, perché la banda ha avuto un sacco di trasformazioni, no? Oggi è solo finanza, eh. Ma tu immagini se un cervellone Carminati si mette a spacciare la droga. Chi ti promette mare e monte quando viene e ti dicono, come Berto Sordini in quel film, pentiti, no? Ti diamo questo e ti diamo un altro. In realtà sono dei pagliacci, non ti danno niente. Una volta che tu hai iniziato a parlare, vedo, non serve più. A un certo punto io esco, dopo aver fatto 11 anni, non aver avuto la possibilità in diversi frangenti toccare la mia famiglia, la vedevo soltanto. Io quando sono uscito, quelli che si erano fatti la galera a Re Bibbia hanno cominciato a parlare di morti. Non è che basta, cioè che abbiamo fatto l'ira di Dio e spariamo a quello, venniamo là. Ma no, non è per me. Quando sono arrivato in questa cittadina ho avuto da subito la fortuna di essere controllato per la sicurezza. Ho trovato il responsabile della squadra che si prendeva cura di me e di mia figlia, questo Angelo Sebastiano, questo commissario Sebastianelli. Mi hanno dato la possibilità, andando al comune e dicendo che questo vuole fare qualcosa per la gente e per se stesso. Hanno detto che abbiamo la possibilità con i disabili.
mi aveva accettato ben volentieri il comune di Jesi che l'ha accettato, poi l'associazione ANFAS che ha convinto i familiari che può darsi che da come si dice, come diceva la canzone, dall'età me nasce un fiore, come diceva De André. Invece la vita mia l'ho messa a mano una monetina, no, ma vattene, è stato scemo, no. Io, a parte la Ferrari, a parte la casa bella, a parte i soldi in tasca, a parte le orge e tutte queste scemenze qua, ma che vita c'ho avuto? Oh? Ma che è quella la vita? Se mi l'ho vista dietro ai banconi. Io quando sono uscito, la mia compagna da allora, una tale Fabiola Moretti, no, non so se si chiama mai sentito, era incinta. E io lì ho detto che faccio questo, qui continuano già a sparare, questa ricominciano a sparare. E io me ne arrivato in carcere e loro stanno qua. No, è meglio che mi godo mia figlia.